E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi andiamo a piantare insieme l'aglio. Tendenzialmente andrebbe piantato a novembre, noi lo stiamo facendo più o meno a metà febbraio, quindi direi andiamo a vedere come vado a piantare l'aglio in spazio molto ma molto ristretto, iperproduttivo. Ora mi vedo in maniche corte, in questi giorni si passa dalle temperature più fredde a quelle più calde e quindi ti porto con me in questo percorso dove vedremo praticamente tutto. Andiamo! Qua continua a piovere, è tutto uno schifo, però voglio incominciare a mettere giù l'aglio, altrimenti qua non si va più avanti. Quindi ti faccio vedere cosa ho fatto. Non so se ti ricordi il rullo che avevo creato. È un rullo con questi tappi fatti con praticamente le rondelle e praticamente mi vanno a segnare buchi nel terreno. Il rullo è pieno d'acqua, quindi affonda. Ora mi metto giù e ti faccio vedere come funziona, perché è più semplice a far vedere che insomma a parlarne. Pesa parecchio, però dobbiamo stare attenti a metterlo giusto. Orco cane, se pesa. Dovrò usare due mani. Ok. Allora, non so se si vedono i buchi. Allora, sono andato un po' storto. Vabbè, sti cavoli. Comunque, vedi che fa i buchetti. Questo perché la terra è ben lavorata. Abbiamo visto la lavorazione rispetto a questa. Il peso schiaccia giù il rullo, per quello che deve essere riempito d'acqua, perché riusciamo a lavorarci bene. Ora qua posso andarlo a fare sia con un tubo, con qualunque roba, vado a alloggiare il nostro aglio. Se è bagnata la terra non è un problema. Noi che cosa faremo? Andremo a alloggiare il nostro aglio. La teoria vuole che la radice sotto sia messa, c'ho anche il fiatone, in buona posizione come in questo caso. Il problema è che è massacrante. Un conto è metterne giù qualcosina, un conto è mettere giù tante teste d'aglio come in questo caso. Quindi anche se sono comunque messe non in modo perfetto come in questo caso, va bene lo stesso, radica comunque tenendo conto che sì, da qua nascerà, ci metto un attimino di più. Una volta finito tutto, noi cosa facciamo? Col rastrello andiamo a fare questo gioco. Quelli saggi ti dicono che potremmo mettere comunque anche un pochino di concime. Vedi, facciamo questa passata qua con delicatamente, queste qua andranno tolte, sono rimaste, vabbè. Andiamo a passarle e basta. Una volta fatto questo, fra 15 giorni, quando vediamo che spuntano, cosa andiamo a fare? Quindi spunta il primo germoglio, diventa un attimino grosso, andremo a mettere qua tutta la pacciamatura. In questo caso io uso la pacciamatura incippato. Intanto qua continua a piovere. Ora mi sento già qualcheduno che mi dice: ma si fanno i lavori quando non piove. Sì, questo in un mondo un po' ideale. Purtroppo noi siamo un'azienda agricola, ti spiego anche perché. Giovedì arrivano tutte le piantine, dovremo andare a mettere in serra, ci sono altri lavori da fare. Con l'aglio non siamo riusciti a metterlo giù prima, l'anno scorso l'abbiamo messo giù a novembre, si può mettere ancora giù ora, non è un problema, però aspettare ancora troppo non va bene, quindi è tutto molto interessante. Una cosa che non ti ho fatto vedere, ma andrebbe fatta vedere, e te la mostro subito, è vedere come sono andato a preparare tutti questi bulbini. Perché ti dico che andrebbe vista subito? Perché con tutta questa pioggia rischiamo una serie di funghi. Ti faccio vedere cosa faccio, meglio, funghi non tanto sulla pianta ma sulle radici. Quindi dobbiamo andare a colonizzare le future radici. Ti faccio vedere come. Ritorniamo quindi all'anno scorso. Questo qua era il risultato della selezione che avevamo fatto. Questi qua erano agli un pochino più piccoli, li abbiamo tenuti già l'anno scorso per la semina, quindi il lavoro da fare ora è molto semplice. Si prendono, si battono, vedi? Si guarda che non siano fallati. Se non sono fallati, come in questo caso, vedi, tra l'altro sta partendo in questo secchio, quelli piccolini così o fallati, fallato vuol dire che è secco all'interno, secchio da buttare, perché dopo li diamo praticamente ai nostri animali. Quindi andiamo a fare questo lavoro lungo, si puzza un po'. Questo qua non so perché era un po' più grosso, si vede che era scappato. I più grossi andiamo a tenerli appunto dopo per venderli.
E vabbè, questo qua effettivamente era uno che potevamo tenerci per la vendita. Vabbè, capita, però vedi che belli che sono, belli grossi. Non vuol dire che aglio grosso faccia dopo seme grosso, non è detto, a volte sono più piccolini. Andiamo a prendersene un altro, si prende, si batte così, vedi questo movimento in modo tale da non tagliarlo. Molto meglio se sono germinati. Dopo ti faccio vedere quando sono tutti pronti cosa fare. Vedi, questo qua è tutto secco. Buttare. Quando sono molto piccoli, tipo così, vedi, in questo caso si prende e si dà agli animali. Teniamo quelli che sembrano migliori. Questo lavoro può sembrare effettivamente è lungo, però vi giuro che dopo, quando sarete inchinati a farlo in campo, vi porterà un ottimo effetto, anche perché l'aglio noi, almeno come azienda agricola, lo vendiamo in doppia parte, sia come prodotto secco, sia invece come aglio fresco. Quindi è una doppia rendita, e devo dirvi è un prodotto che dura tutto l'anno e dà parecchie soddisfazioni. Stiamo usando sia la varietà rossa, che dovrebbe essere quello piacentino se non sbaglio, o forse mi sto confondendo, e poi c'è il bianco che, vedi, quando è messo male così, che secca, è meglio non prenderlo neanche. L'obiettivo è andare a seminarne circa un 15-20 kg. Eccolo qua, guarda che ti faccio vedere. Quando è partito, come in questo caso, però è ammuffito, andiamo a togliere la parte ammuffita e teniamo però il germe. Se è partito è già un buon effetto. Dopo ti faccio vedere un trucco che mi ha insegnato un vecchiettino. Ci vediamo dopo. Nel secchio ci ho messo un po'. Ora bisogna fare questo movimento qua. Praticamente andiamo a togliere tutte le foglie che ci sono. Una volta fatto questo, allora i saggi andavano a bagnare in modo tale da far partire il più possibile l'aglio. Ora noi non andremo a piantare domani, ma andiamo a fare una lavorazione con le micorizze. Ti faccio vedere come. Praticamente sono dei funghi che vanno ad attaccarsi alle radici nasciture dell'aglio, degli ortaggi. Hanno una serie di benefici. Noi perché lo usiamo? Perché se colonizzano le micorizze le radici dell'aglio, vanno a occupare uno spazio. Lì vuol dire che non ci saranno altre famiglie di funghi che andranno ad attaccarle. Quindi molto molto positivo come azione. Vedi? Ora abbiamo aggiunto le micorizze. C'è umidità, andiamo a bagnare, più o meno, cioè non è un bagnare ovviamente, a girare profondamente l'aglio. Nel caso di piantine andremo a fare un bagnetto radicale prima del trattamento. Nel nostro caso invece, vedi, ci basta fare così. Voilà. Ora andiamo a metterlo giù tutto. Se ci servirà altro aglio, andiamo a prepararne altro. Andiamo a vedere il lavoro fatto. Ho dovuto cambiare un po' il metodo. Ti mostro meglio, che così mi capisci. Qua sono andato storto, quindi dovrò fare una fila là. Allora, per ora ho fatto 3 file. Più o meno. Andiamo a prenderne una. Queste qua vanno bene. Li ho appoggiati, ti spiego perché. Allora, tendenzialmente che cosa facevo? Ne andavo a mettere uno, qua ne ho messi 2. Vabbè. Gliene andavo a mettere uno, glielo mettevo e dopo spostavo la terra in questo modo. Il problema qual è? Non so se vedi, ma sta piovendo, non è bellissimo. Quindi che cosa andrò a fare? Probabilmente domani, per una notte non succede nulla, mal che vada radicano, c'è troppo umido. Andremo ad aggiungere una parte di terriccio sopra, quindi una spolverata, quindi andremo a coprire praticamente come in questo modo, vedi? Tutte le nostre piantine, non gli succede niente. Dopo andremo a metterci sopra il cippato.
andremo a fare questo lavoro perché se faccio ora un lavoro con il rastrello ho paura che si impacca tutto e potrei farlo altrimenti a mano, ma è un lavoro lungo, tosto. Fai conto che dobbiamo andare dopo a fare tutto il resto del terreno, lì devo ancora lavorarlo, infatti vedi che c'è un po' di erba, fresatina veloce, ma non posso farla perché purtroppo la terra è bagnata e quindi ci inventeremo un modo, probabilmente le metto di là perché ne abbiamo ancora un bel po' da fare. Fai conto che qua ce ne saranno se tu fai 5 ogni 10 centimetri, fai te conto 40, sono 40 metri per 10, sono 400 per 5 sono 2000 agli. Noi ne mettiamo giù circa un 10.000, più o meno a spanne, cioè nel senso che dopo però cominciano già a essere un bel po'. Quindi qua ho il mio secchio, ora da là faccio le ultime file che mancano e vado là in fondo. Dopo credo che per oggi ci blocchiamo, anche perché là, se vedi, siamo in vendita oggi. Sotto vedi che abbiamo lavorato la terra, ma qua ti faccio vedere tutto in un altro video con calma. Ora mi interessa finire di mettere giù bene l'aglio. Abbiamo una bella giornata oggi alle spalle, quindi si passa dalla pioggia alla primavera. Oggi sembra primavera. Ti faccio vedere un po' i passaggi per andare a chiudere un po' il lavoro fatto con l'aglio. Allora, qua abbiamo terriccio che ho mischiato con il cippato terriccio. Questo lo faccio per tenere più asciutto il terriccio e aiutarmi a darlo più facilmente. Ora abbiamo il nostro aglio visibile, abbiamo concimato la terra. Andrò ad aggiungere un pugnettino di compost di lombrico, è veramente fantastico come compost. Lo aggiungeremo insomma un pugnettino a ogni buchetto di aglio. Poi andremo a sotterrare tutto con terriccio e cippato. Perché sto facendo questo lavoro? Perché è vero che è già concimata la terra. Dentro il compost di lombrico mi sono accorto che in molti casi sono deposte uova di lombrico. Quindi voglio andare a arricchire, come se andassi a seminare il mio terreno. Molto ma molto interessante. Quindi abbiamo già un concimazione di base, l'aglio è stato bagnato con micorizze che vanno a colonizzare l'aglio, andiamo a nutrire il terreno con nuove uova di lombrico oltre che un'altra concimazione e sotterriamo tutto in modo tranquillo, in modo tale che sbuchi fuori. Tra 20 giorni andremo a mettere solo cippato quando spuntano i codini dell'aglio. Andiamo a vedere il risultato. Come vedi, il risultato è ottimo. Perché stiamo facendo questo metodo? È vero che io ho lo span di concime, potrei usare quello, ma la terra è troppo bagnata. Se lo faccio affonda troppo, se affonda troppo faccio un lavoraccio. Preferisco fare questo lavoro. Una volta che abbiamo fatto questo, aspetto qualche giorno che si asciuga, dopo là ti faccio vedere che cosa vuol dire asciugare la terra, perché si vede già che è a zolle diverse di asciugatura. Andremo col rullo a pressarla. Quindi il rullo pieno d'acqua senza denti, vado a pressarla, vedi? In questo modo. Praticamente vedi che l'effetto è ottimo, perché abbiamo, sì, magari uno potrebbe dire non è proprio dato in modo così ottimale dove c'è il buchetto, però è tutto nascosto, è tutto pressato. Lavoro veloce, poco faticoso e il risultato direi ottimo. Qua comunque vedi molto bene che cosa intendo con terra asciutta. Guarda, adesso fa fatica. Da qua lo vedi, bagnata, asciutta. Questo perché sole nel giro di poco asciuga. Naturalmente sta asciugando la parte superficiale, vedi che qua è ancora bagnata. Ora, io potrei passare, se voglio, con un rastrello e fare questa azione senza nessunissimo problema. Dove è asciutto, vedi? È stata anche una saggia idea comunque aspettare. Dove c'è la terra bagnata, passare un rastrello, rischio, vedi, di creare la suoletta. Quindi, visto che comunque noi siamo un'azienda agricola, dobbiamo, io continuo a insistere su questa, stare dentro certi tempi e ritmi. La soluzione migliore, appunto, come ti ho appena fatto vedere, è il mix cippato e terriccio. In questo caso, vedi, tutto coperto. Dopo andremo a appiattirlo con un rullo che sarà almeno 30-40 kg almeno, e è fatta. Ma che bel lavoro!
Spero che questo video ti sia piaciuto, c'è solo un modo per dirmelo, cioè qua sotto nei commenti. Metti un bel mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!